Ciao amici gatti e amiche gatte, oggi vi parlo di un argomento molto importante che sono i vaccini. Mi sono state fatte un sacco di domande sulla pagina Facebook e sul gruppo Facebook su questo argomento. Mi è stato chiesto ad esempio se vale la pena vaccinare un gatto adulto, fino a quale età vaccinare il nostro gatto, ogni quanto fare il vaccino, se ogni anno, ogni 3 anni, se vale la pena vaccinare un gatto che sta sempre in casa e se i vaccini sono pericolosi. Ed è stato addirittura chiesto se i vaccini sono un business per i veterinari. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito la dottoressa veterinaria Beatrice Martinelli. Volevo ricordarti di iscriverti al canale YouTube di Micio Gatto e di premere anche la campanellina, in modo che ti arrivino le notifiche per tutti i nuovi video che sto proponendo, in particolare per tutta questa serie che è in collaborazione con il veterinario. Ciao, rieccoci qua un'altra volta per una nuova sessione per potervi aiutare sempre meglio per la vostra scelta e comunque una linea guida, che sono le linee guida generali, non le ho inventate io, magari sarei famosissima, ma in realtà sono le linee guida che ci sono per i gatti. In realtà si vaccina, si fa solitamente una trivalente all'inizio della carriera vaccinale del gatto, e questa trivalente comporta ovviamente da tre malattie, che sono la panleukopenia di cui abbiamo parlato, ovvero la parvovirosi, ma nel gatto si chiama panleukopenia felina, però è il virus che abbiamo visto aver operato su Oscar l'ultima volta. E dopodiché c'è l'herpes virus, che è un virus erpetico che assomiglia all'andamento dei nostri herpes simplex, quindi rimangono latenti nel corpo e in un momento di immunodepressione può saltare fuori, e di solito si vaccina per proteggere. Sappiamo che comunque, come vi avevo già spiegato, i virus vaccinali sono diversi dai virus di campo, sono più virulenti, più forti, più aggressivi quelli di campo. E poi c'è la calicivirosi, che è una malattia che è molto comune nei gatti di Gattile e nei gatti di colonia, e che ha tantissimi risvolti e sfaccettature. Non prende sempre solo l'apparato respiratorio, ma anche l'apparato locomotore e anche il derma, per cui una malattia molto strana che comprende tantissimi altri organi, per cui si vaccina anche per questo tipo di virus. Quindi siamo di fronte a 3 virus principali che noi vacciniamo. Cosa succede? Che noi proteggiamo il nostro gatto a questo virus, però non è detto che venendo a contatto col virus di campo, ovvero, come avevo già spiegato, siete andati in un gattile oppure introducete un gattino da un qualsiasi posto che non è ben controllato, come i vostri che vivono in casa o comunque in un ambiente protetto, potete portare all'interno il virus di campo e il vostro gatto o i vostri gatti avere una forma molto lieve, però essere aggrediti da questo virus, che può essere veramente una forma lieve come solo uno scolo dal nasino o un occhio un po' più lucido, oppure una vera e propria rinotracheite, una vera e propria zoppia, eccetera eccetera. Quindi attenzione. Quando si vaccina, a che età si vaccina? Normalmente sappiamo che i gatti che nascono in casa o i gatti dell'allevamento hanno un'età precisa, vengono dati a un'età precisa, e la linea guida è di vaccinarli ovviamente a 2 mesi di età più o meno. Vi parlo così perché in linea da veterinario si parla di settimane, quindi dalle 6 alle 8 settimane si può fare il primo vaccino, questo sempre riguardando gatti che noi abbiamo a disposizione, perché molte volte li troviamo a 4 mesi e le cose cambiano a questo punto. Dopodiché facciamo una vaccinazione ovviamente dalle 2 alle 4 settimane con un richiamo, e le nuove linee guida vorrebbero una nuova vaccinazione che arriva fino alle 16 settimane per un motivo, perché lì gli anticorpi materni sono inesistenti e il vaccino è veramente effettivo, perché quello che ci dà problematiche sono gli anticorpi che la madre ha trasmesso al cucciolo e che ci danno questo tipo di problema, per cui il vaccino che noi immettiamo non è pienamente completo, quindi arriviamo alla piena vaccinazione dopo le 16 settimane. Questo cambia in gatti che troviamo un gattino che ha presumibilmente 4 settimane, facciamo il vaccino, il richiamo dopo le 2-4 settimane e dopo basta. Dopodiché cosa si fa? Di solito si vaccina dopo l'inizio vaccinale, quindi noi abbiamo finito la nostra profilassi del gattino, si vaccina a 12 mesi, cioè a 1 anno di età. Da quei 12 mesi, cioè all'anno di età, si può vaccinare ogni 3 anni, ok? Quindi voi vaccinate di 3 anni in 3 anni, questo trivalente.
cosa che invece non si può fare con la leucemia felina. Ma la leucemia felina normalmente dobbiamo testare il nostro gattino se non sappiamo niente, ed è meglio testarlo a 6 mesi perché non sappiamo da dove viene, lo abbiamo controllato, non ha contatti con gatti malati, per cui poi ci troviamo nel sapere che è negativo e poterlo poi vaccinare. Questo cambia tantissimo negli animali, come vi ho detto, di allevamento, perché sono tutti testati i genitori ed è impossibile che un gattino che ha genitori non malati si possa malare da dove, visto che vivono straprotetti. Quindi in questo caso si può vaccinare per la FeLV prima, ok? Invece nei nostri gatti trovatelli o che non sappiamo niente è meglio testarli e poi vaccinarli. E questo vaccino, a differenza di quello che vi ho detto prima, che è la trivalente, si deve fare una volta all'anno. Quindi voi avete la trivalente che potete fare tranquillamente una volta ogni 3 anni, e invece la leucemia felina che dovete rigorosamente fare una volta all'anno. Ci sono vaccini facoltativi? Sì, ci sono vaccini facoltativi. Esiste in veterinario un vaccino che si chiama pentavalente, che all'interno, oltre alla FIV, ha anche la clamidia. La clamidia è un batterio che dà anche lui una malattia effettivamente, ma non è così diffusa, quindi potete anche scegliere la clamidia di non vaccinarlo e di fare semplicemente un trivalente e associare la FeLV se è un gatto che esce, oppure assolutamente non fare nient'altro e ripetere il trivalente ogni 3 anni. Quanto costano questi benedetti vaccini? Una follia, dai, non è vero. In realtà, se poi pensate che lo fate uno ogni 3 anni, la cifra si spalma nel tempo. Più o meno un vaccino dal veterinario costa dai 35 ai 40 euro, con la visita clinica, vi visitano il gatto. Più che altro il vaccino è un momento di scambio, secondo me, tra il proprietario e la persona, per dire se c'è qualcosa che non va, perché ricordatevi che voi siete convinti che i vostri animali stiano benissimo perché vi siete abituati a uno stile di vita del vostro gatto, e magari il veterinario vi svela l'arcano che in realtà bene il gatto non sta, perché comunque ha delle conoscenze che per voi sono la normalità ma in realtà non lo sono. Quindi non vedete il vaccino come un puro costo di iniettare, ma uno scambio del veterinario per sapere com'è la vita del gatto, cosa succede nella casa, anche a livello comportamentale molto importante, perché il gatto ha bisogno dell'arricchimento ambientale. Molte volte siamo molto più attenti a che non spostino dei mobili più a che mettere dei tiragraffi perché imbruttiscono la nostra casa. Attenzione, il gatto ha veramente tanto bisogno dell'arricchimento ambientale. Nei gatti adulti che sono vaccinati per FeLV, quindi vaccinerete ogni anno per FeLV, è utile fare la trivalente ogni 3 anni, perché possono comunque prendere sia l'herpes che il calici che la parvovirosi, comunque in una forma, ve lo ripeto, meno forte di un cucciolo, perché ovviamente ha un sistema immunitario diverso, però sì, ve lo consiglio, soprattutto se voi comunque visitate o siete volontari di gattili, oppure se andate a casa di persone che magari hanno gatti che escono e entrano e possono essere veicolo di qualche malattia. Fino a quale età? È una delle domande che mi viene fatta frequentemente. Deve essere vaccinata. Probabilmente una volta che vaccinavamo ogni anno aveva un senso forse smettere quando eravamo nell'età adulta anziana del gatto, cioè dopo i 12-13 anni. Adesso con la scusa che facciamo ogni 3 anni, secondo me vale la pena vaccinarli fino a 12-13 anni. È ovvio che se un gatto arriva a 20, secondo me no, però essendo così spalmato nel tempo la vaccinazione e non così assidua come una volta annuale, secondo me è una domanda che magari possiamo anche non farci, di quanto tempo e qual è la sospensione, se dobbiamo sospendere effettivamente. Ecco, una delle domande frequenti è perché sono cambiate queste regole vaccinali. Sono cambiate queste regole vaccinali, che sono cambiate anche nel cane comunque, perché adesso hanno cominciato a studiare quanto l'immunità vaccinale permane all'interno del nostro paziente, che sia cane che sia gatto, e hanno potuto notare che gli anticorpi vaccinali resistevano presenti positivi, cioè presenti nel gatto, per 3 anni. Quindi non aveva alcun senso vaccinare totalmente ogni paziente ogni anno quando aveva i suoi anticorpi. Normalmente nel cane questa cosa c'è da diversi anni, nel gatto è stata una novità, per cui hanno dovuto studiare in tot individui quanto permaneva per poi decidere quanti anni far durare la nostra trivalente. In un paziente che ha avuto una reazione di
anafilassi. Cosa vuol dire? Una reazione allergica al vaccino, si è gonfiato, è stato male, ha avuto febbre. In quel paziente vuol dire che normalmente non è il vaccino in sé, ma è l'adiuvante, cioè ogni marca di vaccino, per dire ogni casa farmaceutica usa un adiuvante nel suo vaccino diverso. Ci potrebbe essere una sensibilità a quello, per cui il gatto in questione è stato male. Sinceramente a me è successo, ve lo devo dire, proprio col mio gatto personale. Ho vaccinato la mia gattina di 3 mesi con un vaccino ed ha avuto un'ipertermia per 2 giorni, per cui ho cambiato semplicemente, quando l'ho dovuta rivaccinare, il tipo di vaccino, la marca, e non mi è mai più successo. Quindi può essere sinceramente che ci sia qualcosa all'interno di quella preparazione, di quella ditta farmaceutica, che è individuale, ma non è possibile saperla, la sappiamo solo quando l'abbiamo iniettata nel nostro paziente, nel nostro gatto. Questa è una domanda fantastica, ve lo devo dire proprio. Il business ce n'è. Allora, facciamo questa domanda da $1 milione. È un business la vaccinazione? Beh, forse avrei potuto, per essere sinceri, una volta che non si sapeva quanto durava un vaccino all'interno del nostro gatto, potrei dire sì, forse, perché non si sapeva niente e quindi noi vaccinavamo, anch'io stessa, i miei gatti una volta l'anno, ma non avevamo la concezione che c'è adesso e gli studi che ci sono adesso. Ora, sinceramente, vaccinare il gatto una volta ogni 3 anni non mi sembra un business, perché comunque, anzi, spenderemo molto di più in crocchette che in vaccini, quindi in questo momento il business, secondo me, nella vaccinazione con queste nuove linee guida assolutamente non c'è. Anzi, secondo me il veterinario alla fine ne consumerà molti meno, ma molti meno, e anche per le colonie feline è un grande risparmio. Io penso sempre a quelli più bisognosi, diciamo, per cui anche vaccinare la colonia felina ogni 3 anni è una grande cosa, ok? Possiamo permetterci di vaccinare forse più individui, ecco, con questa cosa. Un'altra domanda molto importante che molti proprietari mi fanno quando vedono vaccinare il loro gatto è perché io normalmente, da quando sono laureata nell'antico 2001, vecchissima, l'ho sempre fatta nella coscia. Perché nella coscia? Perché le linee guida americane davano come miglior sito di inoculo la coscia, perché il gatto soffre di una patologia che si chiama sarcoma a iniezione indotto, che non è dato solamente dai vaccini, ma potrebbe essere dato da qualsiasi tipo di farmaco che viene inoculato sottocute. Cosa succede? Che se noi vacciniamo nella parte della collottola intrascapolare, per dire, e lì si forma un sarcoma, c'è una gravità enorme, perché abbiamo il torace sotto e la colonna, per cui la prima cosa che va a metastizzare è colonna e torace, e il gatto purtroppo non ha tante speranze di vita. Mentre se dovesse succedere nella coscia non c'è nessun tipo di problema, per cui il gatto può tranquillamente vivere tripode e non avere problemi di metastasi, perché appena ovviamente diagnosticato questo tipo di neoplasia viene rimossa senza alcun tipo di problema nel gatto. Purtroppo una volta si inoculava per via intrascapolare e purtroppo succedeva tante iniezioni, ho visto parecchi sarcomi, iniezioni indotti, e lì purtroppo non c'è molto da fare, perché è una zona molto pericolosa per il gatto, perché ci sono delle strutture vitali che non possiamo fare a meno che non vengano contaminate da questo tipo di neoformazione. Per cui sì, il sito di inoculo è molto importante, e il sito di inoculo, il migliore in assoluto, è la coscia, sottocute la coscia. Normalmente, per sapere se un vaccino ha dato dei problemi, si fa per convenzione la FeLV in una coscia e la trivalente nell'altra, perché se per caso il gatto è allergico e forma un ponfo, un granuloma, sappiamo quale dei 2 vaccini ha creato il problema. Quindi normalmente ci si segna da che lato si fa uno e da che lato si fa un altro. Allora, perché vacciniamo? Questa è la domanda, anche questa è una domanda molto importante, perché possiamo prevenire le malattie, l'herpes virus, il calicivirus, la panleucopenia e la leucemia felina in maniera la potranno prendere, ma in maniera subclinica. Allora, la FeLV purtroppo la copertura 100% non c'è all'80%, quindi ci saranno dei soggetti purtroppo che si ammaleranno nonostante abbiano il vaccino, purtroppo, perché
e, come vi ho detto, esistono dei virus di campo che purtroppo riescono a dare la malattia. Nel nostro invece caso di herpes virus, calicivirus e la parvovirosi avremo sicuramente un'attenuazione veramente importante della sintomatologia, cioè il gatto prenderà sia l'herpes virus, sia il calicivirus, sia il parvovirus di campo, ma con una sintomatologia veramente molto più lieve di un soggetto assolutamente non vaccinato. Mi è capitato più volte di andare a sterilizzare colonie di gatti non vaccinati e purtroppo, venendo a contatto in posti dove purtroppo il parvovirus per ovvi motivi c'è, è morta tutta la colonia di gatti adulti, perché non erano mai stati vaccinati, per cui il virus anche in pazienti che in quel momento erano stati sterilizzati, quindi erano un po' immunodepressi dalla sterilizzazione, si sono ammalati gravemente, perché anche il sistema immunitario nell'adulto, come vi spiegavo, è molto più competente del piccolo. Però se in un momento di crisi per un raffreddore, per un problema gastroenterico, per i parassiti o per una sterilizzazione che è alla fine comunque un intervento chirurgico, ovviamente per un animale non vaccinato può essere letale, perché il sistema immunitario è impegnato in un'altra cosa e purtroppo essere aggredito da una malattia virale come quella può essere mortale. Come sempre vi saluto, vai con le domande, aspetto le vostre domande. Noi di Micio Gatto siamo sempre a disposizione, se possiamo aiutare domandate e sarete accontentati. Bene, io ringrazio tantissimo Beatrice Martinelli. Mi raccomando, se avete domande sui vaccini scrivetele o qui sotto nei commenti oppure sul gruppo Facebook o sulla pagina Facebook. Saremo molto lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Mi raccomando, iscriviti al canale YouTube di Micio Gatto. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao amici gatti e amiche gatte!